Bah, parfait. Merci alors. Et à demain. Bonne soirée, au revoir. Per chi non ci conosce, siamo Sebastiano ed Elisabetta. Abbiamo appena terminato i lavori sul nostro camper ed attualmente ci troviamo in Francia. Lavoreremo qualche mesetto con l'idea di mettere da parte un po' di soldini prima della partenza verso un nuovo continente. Abbiamo prenotato per fare la discesa in kayak sulla Drôme, perché siamo qua da un mesetto ormai e non siamo riusciti a fare niente, quindi abbiamo detto prima di partire, siccome la Drôme è molto bellina, di una discesa di 11 km, quindi ci accompagnano, da quanto ho capito, al punto di partenza e noi ritorniamo alla base dove lasceremo il camion. Oggi facciamo finalmente qualcosa di diverso dopo un mese, l'ultimo weekend che siamo qui e abbiamo deciso di andare a fare il giro In canoa, quindi ci aspettano 17 km tra correnti, spiaggette. Ci ha messo un po' di ansia la tipa perché... Ha detto soprattutto non mancate l'uscita, perché praticamente dobbiamo passare sotto un ponte a 4 archi e i 2 archi a sinistra ci sono le rocce e non dobbiamo assolutamente prenderli. Quello tutto a destra ci porta in una città lontana praticamente, e invece quello a metà diciamo è quello giusto, quindi non dobbiamo sbagliarci, però ci ha ben sottolineato questa cosa. Ma questi stanno andando al contrario. Perché stanno andando al contrario? Un po' difficile è che non posso lascia che vedo io. bello, tranquillo, pensavamo fosse un po' più avventura, però Più adrenalinico, invece sì, è tranquillo. pochi passaggi adrenalinici, però è bello. Vabbè, meglio così perché non abbiamo esperienza, quindi preferiamo non lanciarci. Canoa nel fiume non l'abbiamo mai fatta. Però è bello il paesaggio, i colori dell'acqua, è proprio bello. Bello. Siamo appena fermati per mangiare qualcosa. Mangiamo qualcosa e poi ci rimettiamo a pagaiare. Siamo appena arrivati, adesso ho caricato le canoe e viaggiamo nel furgoncino. Cotta nel vero senso della parola. Cotti dal sole, c'era caldo e c'era veramente tanta gente. Era adrenalinico perché c'era il rischio di beccare i bambini o le persone che si stavano facendo il bagno. Alla fine era veramente pericoloso di beccare qualcuno dentro l'acqua, perché poi con la canoa, seguendo la corrente, non è che puoi fare grandi cose e loro stavano lì fermi. Ultimo giorno di lavoro andato, alla fine è passato abbastanza in fretta, dai, un mese è volato lavorando
e poi abbiamo imparato a fare delle cose nuove. È stata una bella esperienza, nonostante questo paesino sia molto tranquillo. A parte il lavoro non è che abbiamo avuto insomma tantissimo da fare, però diciamo che ci voleva questa esperienza. Come si suol dire, impara un'arte e mettila da parte. Tra l'altro siamo stati molto fortunati perché siamo capitate con delle persone oneste e molto gentili. Infatti, come regalo per fine lavoro, contratto di lavoro, ci hanno regalato una cassa di spumante. Questa è la cassa di vino che ci hanno regalato, stati davvero gentili. Tra l'altro questo vino viene fatto anche con la loro uva, perché loro non hanno un vino di proprietà, loro producono l'uva e poi la vendono. Questo rimane più dolce. Questo Claret de Die rimane più secco. Gentilissimi. E poi ci hanno invitato a casa loro a fare l'aperitivo, quindi siamo stati molto fortunati ad essere capitati con delle persone del genere. Adesso ci mangiamo qualcosa al volo e poi ci mettiamo in strada e ci avviamo verso la Svizzera. Prima però passeremo a salutare degli amici francesi ad Annecy e poi niente, presto ci sarà una nuova avventura lavorativa, sempre nelle vigne, però la mansione sarà diversa, quindi piano piano impareremo tutti gli step della viticoltura, così che un domani magari riusciremo a produrre il nostro vino. Guarda qua, me la tiene. Aussi avec les nuages comme ça, tu vois quand même. Ah ouais, c'est vrai que... Isabelle ci ha accompagnato a questo posto con una vista meravigliosa sul lago di Annecy. Lei se ne sta al riparo. Lì che ci guarda. Cioè è veramente spettacolare, bello. Annecy è riconosciuta a livello mondiale non solo per la bellezza dei suoi paesaggi pittoreschi, ma anche per la purezza dell'acqua del suo lago, che è stata preservata per oltre 50 anni, rendendolo il lago più puro d'Europa. Annecy è chiamata anche la perla delle Alpi, per indicare il suo imponente patrimonio storico, architettonico e culturale. Per secoli, infatti, fu una città di importanza capitale nella regione, residenza dei conti di Ginevra e dei conti di Savoia. Solo nel 1860 fu annessa alla Francia, sotto il regno di Napoleone III. J'imagine des locations maintenant des... Ouais, alors regarde, on va aller derrière les prisons, puis après on va monter au château. Questa affascinante città viene soprannominata anche la Venezia delle Alpi, tra canali, strade acciotolate, case color pastello e architettura medievale.
Il centro storico di Annecy è pieno di tesori nascosti da scoprire e angoli pittoreschi in cui passeggiare. Questo imponente monumento storico un tempo era la dimora dei conti di Ginevra. La sua architettura è stata fortemente ispirata ai grandi castelli francesi, prima di essere trasformato in una caserma militare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Et le balcon en bois typique, c'est super. Elle est toujours belle, Annecy. Ah, et de l'autre côté, c'est plus récent. Il y en a plein des petits canards là. C'est marrant parce qu'on voit tout le monde à l'envers. Ouais. Et Annecy quand même, c'est italien. Combien de temps? 10 mois, 1 an? Ça On est complet, quoi.